Nel bel mezzo del deserto del Taklamakan, in Cina, uno dei luoghi più desolati del pianeta, le immagini satellitari hanno tirato fuori qualcosa che non ha alcun senso. Non è una rovina antica e non è una strana formazione geologica. È il profilo inconfondibile di una portaerei americana, a grandezza naturale. Peccato che si trovi a più di 2000 km dall'oceano. Quindi, cosa diavolo ci fa lì? Vi assicuro che non è un set cinematografico, è un messaggio. Un messaggio scritto con acciaio e cemento, visibile dallo spazio e con un unico destinatario, gli Stati Uniti d'America. Questa non è la storia di una costruzione bizzarra nel nulla, è la prova che la Cina si sta preparando, e molto seriamente, a un possibile scontro con la più grande potenza navale del mondo. E il modo in cui lo sta facendo potrebbe riscrivere le regole della guerra. In questo video vediamo cosa si nasconde in uno dei poligoni militari più segreti al mondo e come Pechino pensa di poter neutralizzare il simbolo stesso del potere americano. Per capire, dobbiamo guardare da vicino. Le immagini satellitari, tipo quelle di Maxar Technologies, hanno un livello di dettaglio pazzesco. Quella che vediamo non è una sagoma fatta a caso, ma una replica fedelissima di una portaerei classe Ford, la più moderna e potente della flotta USA. La lunghezza è giusta, il ponte di volo è disegnato alla perfezione, persino la posizione della isola, la torre di comando, è esatta. E non è sola. Accanto alla portaerei, gli analisti hanno visto anche le sagome di almeno 2 cacciatorpediniere della classe Arleigh Burke, le navi che fanno da scudo a ogni gruppo da battaglia americano. In pratica, hanno ricreato l'intero Carrier Strike Group, il cuore pulsante della potenza navale USA. Anche il posto dove l'hanno costruita dice molto. Siamo nel deserto del Taklamakan, nella regione dello Xinjiang, un'area remota, quasi disabitata e sotto un controllo militare strettissimo. Questo isolamento serve a 2 cose. Primo, a condurre esperimenti top secret. Secondo, paradossalmente, a essere sicuri che i satelliti spia vedano tutto. La Cina sa perfettamente di essere osservata. Costruire questi bersagli proprio qui è anche una forma di comunicazione, un avvertimento bello e buono. Ma il vero colpo di genio, o la vera minaccia, a seconda di come la vedi, sta in un dettaglio che rende questo poligono unico al mondo. Una delle sagome di portaerei non è ferma. È montata su un enorme sistema di binari lungo diversi chilometri che le permette di muoversi. Questo non è un semplice tiro al bersaglio, è una simulazione dinamica. La Cina non sta solo imparando a colpire una portaerei, sta imparando a colpire una portaerei in movimento, che magari cerca pure di scappare. E ci sono altri dettagli strani. Sulle sagome delle navi ci sono un sacco di pali e strutture metalliche. Gli esperti pensano che siano riflettori radar o sensori. Lo scopo è duplice. Da un lato, possono essere impostati per replicare la firma radar esatta di una nave americana. Così per un missile il bersaglio finto è identico a quello vero. Dall'altro, servono a misurare l'impatto e l'efficacia dell'attacco, raccogliendo dati preziosissimi a ogni test. Non è il manichino di un poligono di tiro. Questo è un laboratorio a cielo aperto, un simulatore di guerra da miliardi di dollari costruito nel cuore di un deserto. E tutto questo sforzo serve a perfezionare un'arma ben precisa. Un'arma che il Pentagono teme parecchio, il missile balistico antinave. Ma perché prendersela proprio con una portaerei americana? Per capirlo, dobbiamo pensare a cosa rappresenta. Non è solo una nave, è una base aerea galleggiante e sovrana che può proiettare la potenza militare americana ovunque. Un singolo Carrier Strike Group ha una potenza di fuoco superiore a quella di intere nazioni. Per decenni, le portaerei hanno garantito agli USA il dominio degli oceani. Se scoppia una crisi, la prima domanda del presidente americano è: dove sono le nostre portaerei? Per la Cina, che ha grandi ambizioni, questa supremazia navale è l'ostacolo numero 1. In un ipotetico scontro per Taiwan o per il controllo del Mar Cinese meridionale, le portaerei americane sarebbero la minaccia più grande. Neutralizzarle non è un'opzione, è una necessità. Il problema è che colpire una portaerei è difficilissimo. Si muove a più di 50 km orari.
È protetta da cacciatorpediniere, incrociatori, sottomarini e da sistemi di difesa super avanzati come la Aegis. Un attacco classico con aerei o navi è un azzardo enorme. E allora la Cina ha pensato in modo diverso. E se invece di una battaglia navale si potesse colpire la portaerei dall'alto, da migliaia di chilometri di distanza, con un'arma quasi impossibile da fermare? Ed ecco che entra in scena il Dongfeng 21D, o DF-21D, soprannominato dalla stampa Carrier Killer, l'assassino di portaerei. Non è un missile da crociera che vola basso, è un missile balistico. Viene sparato quasi in verticale, esce dall'atmosfera e piomba sul bersaglio a velocità ipersonica, svariate volte più veloce del suono. La vera magia del DF-21D, però, è nella fase finale. A differenza di un missile balistico normale, che segue una traiettoria prevedibile, il DF-21D ha una testata manovrabile, MARV. Significa che mentre rientra nell'atmosfera può correggere la rotta, guidato da radar e satelliti, per centrare un bersaglio in movimento. Immagina un proiettile di fucile che può cambiare direzione a mezz'aria. L'attacco quasi verticale e la velocità folle rendono quasi impossibile intercettarlo. Il poligono nel deserto è dove la teoria diventa pratica. Ogni test contro queste sagome mobili dà all'esercito cinese dati preziosi per migliorare la mira e testare le contromisure che gli USA potrebbero usare. Stanno, di fatto, creando un manuale su come affondare la flotta nemica. E il DF-21D è solo l'inizio. La Cina ha già il suo successore, il DF-26, che ha una gittata ancora maggiore e può colpire le navi fino alla base americana di Guam, nel Pacifico. E sta investendo miliardi in armi ipersoniche ancora più veloci e manovrabili. Il poligono nel deserto non serve solo per le armi di oggi, ma per quelle di domani. E non sono solo esercitazioni. Già nel 2020, un ammiraglio americano ha confermato che la Cina aveva testato con successo un missile del genere contro una nave bersaglio in movimento. Se vi piacciono queste analisi che uniscono tecnologia e geopolitica, considerate di iscrivervi al canale. Abbiamo appena iniziato a grattare la superficie. Questa base nel deserto non è un'idea campata in aria. Fa parte di una strategia molto più grande che gli analisti chiamano A2AD, Anti-Access Area Denial, un concetto che sta ridisegnando la mappa militare di tutta l'Asia. Anti-Access, A2, significa impedire al nemico, in questo caso la US Navy, di entrare in una certa zona. Immagina una barriera invisibile che parte dalla costa cinese e si estende per centinaia di chilometri. Missili come il DF-21D sono il cuore di questa strategia. Il loro scopo è rendere talmente rischioso per una portaerei avvicinarsi che non ci prova nemmeno. Area Denial, AD, invece, vuol dire limitare i movimenti del nemico se è già riuscito a entrare. Questo si fa con una rete fittissima di sottomarini, mine, caccia, bombardieri e missili lanciati dalle isole artificiali che la Cina ha costruito nel Mar Cinese meridionale. Messe insieme, A2AD creano una bolla difensiva, una specie di fortezza marittima che protegge gli interessi cinesi e proietta la sua influenza. Dentro questa bolla, la Cina vuole essere la potenza dominante, libera di agire senza interferenze. Ma perché tutta questa fatica? La risposta sta nelle sue due più grandi ossessioni, il Mar Cinese meridionale e soprattutto Taiwan. Pechino rivendica quasi tutto il Mar Cinese meridionale, scontrandosi con Vietnam, Filippine e altri. Per rafforzare la sua posizione, ha costruito basi militari su isole e atolli. E poi c'è Taiwan, l'isola democratica che la Cina considera una provincia ribelle da riprendere, anche con la forza. Un'invasione di Taiwan vedrebbe quasi di sicuro l'intervento degli Stati Uniti. E come arriverebbero gli aiuti americani? A bordo delle portaerei, la capacità di tenerle lontane o di affondarle è la chiave per un'eventuale operazione su Taiwan. Permetterebbe alla Cina di mettere il mondo di fronte al fatto compiuto, prima che gli Stati Uniti possano reagire. Questa strategia è nata da una profonda umiliazione. Durante la crisi dello Stretto di Taiwan del 1995-1996,
la Cina lanciò dei missili vicino all'isola per intimidirla. Gli Stati Uniti risposero inviando 2 gruppi di portaerei. La Cina, all'epoca molto più debole, non poté far altro che guardare e fare un passo indietro. Quel giorno, gli strateghi di Pechino giurarono che non si sarebbero mai più trovati così impotenti. Il poligono nel Taklamakan è il risultato di quel giuramento. È il frutto di 30 anni di investimenti mirati e pianificazione. La Cina ha studiato il suo avversario, ha trovato il suo punto di forza più grande e ha speso una fortuna per trasformarlo in una debolezza. Non sta cercando di costruire più portaerei degli Stati Uniti, almeno per ora. Sta costruendo l'arma per renderle inutili o troppo preziose per essere rischiate in battaglia. Quindi, cosa ci dice questa finta portaerei nel deserto? Ci dice che gli equilibri mondiali stanno cambiando. Per la prima volta dalla Guerra Fredda, gli Stati Uniti hanno di fronte un rivale che non solo vuole sfidare il loro primato, ma sta anche costruendo i mezzi militari per farlo sul serio. Il deserto del Taklamakan è diventato una scacchiera dove si simula la prossima grande guerra. Le sagome delle navi americane non sono solo bersagli, sono un messaggio da Pechino a Washington che dice: «Conosciamo la vostra forza, ma abbiamo trovato come batterla. Le acque che un tempo erano vostre non sono più sicure». Ovviamente, gli Stati Uniti non stanno a guardare. Il Pentagono sta sviluppando nuove tattiche e investendo in nuove tecnologie come droni e armi ipersoniche per rispondere alla minaccia. Siamo entrati in una nuova corsa agli armamenti, una corsa tecnologica che si combatte nei laboratori, nei centri di calcolo e, a quanto pare, anche nei deserti. La scoperta di queste strutture ha aperto una finestra su un futuro molto incerto. Le tensioni tra le 2 superpotenze sono altissime e ogni mossa di una spinge l'altra a reagire, in una spirale che aumenta la sfiducia e il rischio di un errore di calcolo. Siamo sull'orlo di una nuova guerra fredda tecnologica, o questa è solo la normale preparazione militare di una grande potenza? La risposta non è per niente semplice. Ma voi cosa ne pensate? Queste costruzioni sono un'aggressione, una minaccia alla stabilità o una legittima mossa difensiva di un paese che si sente accerchiato? Dite la vostra nei commenti qui sotto. Discuterne è il primo passo per capire il mondo complesso in cui viviamo. Se questo video vi ha dato una nuova prospettiva, lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi le prossime analisi. Grazie per essere rimasti con noi fino alla fine. Voglio solo ringraziare di cuore i sostenitori di questo canale, chi mi offre un caffè tramite il link che trovate in descrizione, chi mi scrive per ringraziarmi e naturalmente tutti i miei abbonati. Apprezzo davvero tantissimo il vostro supporto continuo e vi ringrazio di cuore. Questo era solo uno dei disastri nascosti tra le onde. Nella playlist Disastri navali, che trovi qui in alto a sinistra, ci sono molte altre storie dimenticate dal mare. Se sei arrivato fin qui, non fermarti adesso. I nuovi episodi escono ogni mercoledì e venerdì alle 15. Iscriviti e continua il viaggio.